Mi chiamo Antonella Porfido, mi sono diplomata allo IED di Milano nel 1990 in grafica e poi il quarto anno in videografica. Al momento sono la direttrice creativa del gruppo di outreach della FAO, che è una delle agenzie delle Nazioni Unite. Il mio racconto professionale è lunghissimo, ormai ho una certa età. Ci sono tantissimi incontri importanti, soprattutto umani. La mia carriera si è evoluta andando dietro sempre i più bravi, i più grandi. Eh, diciamo, subito l'Istituto Europeo di Design mi ha dato delle grandissime opportunità. Ho vinto una borsa di studio, eravamo in 5 su 3.000 studenti a Canale 5 per la videografica. Poi ho avuto la fortuna di lavorare con Mario Convertino, grandissimo designer, poi esperienza un po' in Inghilterra, in America, Antonio Romano. Ho avuto veramente tantissime opportunità. Sono stata, credo, la prima a fare un videoclip digitale per Nannini, credo nel 1995. Con Vertino abbiamo comprato una scheda digitale in America per fare il rendering di un clip di 3 minuti ci abbiamo messo 48 ore. Poi sicuramente l'esperienza con Antonio Romano, ne ho fatte tante con lui, però tutta l'identità di rete della RAI per le Olimpiadi invernali, ma veramente Giovanni Bianco, che è l'art director di Madonna, adesso direttore di Vogue Italia, diciamo che avevo ben chiaro che i miei primi anni li dovevo spendere nei posti migliori. Poi ho avuto la fortuna di incontrare di cambiare spesso, di cercare sempre di nuove strade. Ho fatto il primo web italiano, per esempio. Ho lanciato insieme al gruppo sperimentale di Olivetti quello che adesso si chiama Libero Wind, adesso del web, e soprattutto ho, diciamo, una storia schizofrenica di graphic designer, nel senso che ho lavorato a livelli professionali sia nel video che nel web, che per la stampa, che per la comunicazione. Poi c'è stata questa grande svolta, il mio passaggio da Milano a Roma, perché non volevo più lavorare, allora lavoravo per la Publicis con Carmi Eubertis, volevo lavorare per il no profit e ho incontrato la FAO. Sono entrata come multimedia designer e poi negli anni diciamo, ho imparato tantissimo al progetto più importante che è stato per Expo Milano, la direzione creativa proprio per le Nazioni Unite eh, sul sito dell'Expo. Beh, devo dire, ricordo bene tutti i professori. Ho avuto veramente dei professori bravissimi, appassionati, che ci hanno seguito tantissimo. Io mi sento ancora una studentessa dell'Istituto Europeo di Design. Ehm, Mi ha dato degli strumenti che vedo che ancora oggi io uso e riconosco nei colleghi chi viene da questa scuola. Beh, sicuramente a quei tempi dirigeva Aldo Colonetti la divisione e aveva un modo di pensare quel corso che io poi ho sposato, la cultura del progetto. Era molto basato su questo. Poi ce ne sono Andrea Rauch, un piccolo, breve ma intenso incontro con Bob Norda, la professoressa Bartelmai, credo, una tedesca della scuola di Ulm, ce ne sono tanti, quindi diciamo Colonetti è quello che mi ha dato l'imprinting più grosso. In quegli anni, parliamo degli anni 90,
90. I miei riferimenti non erano vicini proprio alla grafica. Io venivo da un'esperienza professionale di 7 anni nel teatro e quindi avevo più passioni sullo spettacolo. Se devo dire, probabilmente il libro che mi ha segnato in quegli anni era Opinioni di un clown di Rick Ball. La musica, eh, diciamo, sono un cassonetto della spazzatura, ci potete mettere qualsiasi cosa. eh, Sicuramente Alba Stein per me a livello di designer era ed è un punto di riferimento grossissimo. Un progetto che mi rappresenta, al quale sono particolarmente affezionata, è come chiedere a una mamma a quale figlio vuoi più bene. Sono affezionata a tutti perché non ho progetti di serie A e non ho progetti di serie B. Se dovessi scegliere uno che mi rappresenta, probabilmente è ancora una volta quello di Expo, perché lì ho dovuto coordinare eh, tutta la comunicazione delle Nazioni Unite, che significava 20 agenzie, significava tradurre un messaggio complesso per gente comune, significava fare allestimenti, curare i video, curare gli eventi ed eravamo un piccolo e fortissimo team. Ecco, se dovessi dire un progetto che mi rappresenta è un progetto di team. Ehm, I progetti migliori sono fatti da team forti e onesti intellettualmente. La tecnologia nel mio lavoro è una bella domanda che andrebbe un po' amplificata, nel senso la tecnologia nel mio lavoro è stata per me ponte per molte avventure. Sono sempre stata una cosiddetta antenna. Ho fatto il primo web italiano, il primo video digitale italiano. ehm, Adesso ne prendo la distanza. Ehm, Ho la sensazione che nel mio lavoro adesso è solo uno strumento, non è più quel posto di ricerca che era un tempo, di ricerca di nuovi linguaggi. Adesso è diventato uno strumento e basta, che evito se posso. Il ruolo dell'utente nel processo creativo oggi è quello di ieri, quello che mi ha insegnato l'Istituto Europeo di Design, è al centro. Io infatti mi definisco più un communication design, una progettista della comunicazione. Per me tutta la comunicazione, tutto il progetto gira intorno all'utente, e quindi al cittadino, a chi è diretto il nostro progetto. Diciamo, i colleghi autoreferenziati li rispetto, ma non li capisco. Quindi è come un regista di uno spettacolo dietro le quinte del quale non ti accorgi della sua presenza. Per me il progettista è questo, l'utente è al centro. È una bellissima domanda dove si decidono le trasformazioni sociali. Ammesso che io lo sappia, la mia opinione è che si decidono nei posti di sofferenza, nei posti dove sono negati i diritti, dove è negata l'umanità, perché una persona che ha subito un danno diventa potente. Prima o poi le persone danneggiate avranno e hanno una potenza da poter cambiare, un potere per poter cambiare le cose. E questo vale anche nel semplici progetti
che adesso ci raccontiamo tra di noi, graphic designer, director, direttori creativi, grandi comunicatori, è semplice. Adesso l'utente è al centro della comunicazione delle aziende. Un utente danneggiato è potentissimo. Io credo che lì ci sia il vero fulcro delle trasformazioni e lo spero soprattutto. L'utopia possibile è una domanda a tranello, se è un'utopia non è possibile. È un concetto che non mi appartiene, è un concetto che non può appartenere a un progettista, è solo una sfida. No, il concetto di utopia non esiste per chi progetta. Io voglio chiudere questa intervista con voi di questi 50 anni dello IED, che per me è stata una scuola importantissima, con quale ho ancora grandi legami e ancora un senso di gratitudine e spero che continui questa formazione dei nuovi designer in un momento così difficile per noi e quindi voglio dire grazie.